Nell'immaginario dell'opinione pubblica il G7 consiste nel vertice dei capi di Stato e di Governo. In realtà quando un paese detiene la presidenza del G7, che dura un anno intero, gli eventi sono tanti. Il vertice è naturalmente quello più importante, ma ci sono tante riunioni ministeriali, nel nostro caso sono state 13, tante riunioni tecniche. Noi abbiamo raggiunto il complesso 100 eventi durante il 2017, organizzati dalla struttura di missione di Palazzo Chigi, che è quella che è diretta da me, e che ha implicato uno sforzo organizzativo di enormi dimensioni. Abbiamo voluto portare avanti il concetto di grande bellezza, abbiamo voluto offrire ai delegati, non solo ai capi delegazione, ma a tutti i delegati stranieri, il meglio che offre il nostro territorio. Invece di fare una scelta più semplice, cioè di organizzare queste iniziative all'interno di centri congressi, di grandi alberghi, abbiamo scelto di svolgere questi grandi eventi dentro le perle delle nostre città, e quindi il Palazzo Ducale a Lucca, il Castello Svevo a Bari, il Palazzo della Ragione a Bergamo, il Castello Aragonese a Ischia, tutti posti di una straordinaria bellezza che abbiamo organizzato in modo efficace affinché dentro si potesse svolgere un evento di quell'importanza in modo efficiente, ma sfruttando un contesto di enorme bellezza. Abbiamo organizzato pochi eventi culturali, ma di enorme significato artistico. La Filarmonica della Scala al Teatro Greco di Taormina, Muti nel Salone dei 500 a Firenze, il balletto di Roberto Bolle nel Teatro Massimo di Catania. Sono eventi di un livello culturale altissimo e allo stesso tempo abbiamo valorizzato sempre il Made in Italy. Tutto ciò che abbiamo acquistato, che abbiamo offerto ai delegati, che abbiamo utilizzato per questi eventi è tutto interamente Made in Italy. Queste immagini che sono andate in giro per il mondo, grazie anche a una straordinaria diretta della RAI che ha coperto tutti gli eventi culturali di questa levatura e ha coperto anche tutte le riunioni che si sono svolte nelle città italiane, un G7 che io definirei attrazione ordinaria. Non abbiamo avuto deroghe, non abbiamo avuto leggi sui grandi eventi, ci siamo mossi in base alle regole di cui la pubblica amministrazione dispone, e quindi tutti gli acquisti che abbiamo effettuato, che fossero beni, che fossero servizi, sono stati effettuati attraverso le procedure ordinarie a nostra disposizione. Gare pubbliche aperte europee, acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Abbiamo siglato già un anno e mezzo fa un accordo con ANAC perché ci accompagnasse in questo processo di selezione attraverso le gare delle imprese che avremo coinvolto. Abbiamo coinvolto la Consip per l'organizzazione delle gare, abbiamo svolto tutto come se fosse una normalissima operazione di ordinaria amministrazione. Dietro il successo di questo anno di presidenza c'è anche un eccellente gioco di squadra, un'eccellente sinergia fra autorità centrali e autorità locali. La collaborazione che abbiamo sviluppato con prefetti, questori, sindaci, autorità locali di ogni genere è stata straordinaria. Non posso non citare lo sforzo enorme che ha fatto il Ministero degli Interni attraverso il Dipartimento per la Sicurezza, che ha saputo perfettamente coniugare la sicurezza con il concetto di valorizzazione del territorio. Sì, sicurezza, tanto più in un periodo in cui il terrorismo, come sappiamo perfettamente, è una minaccia consistente e costante, però allo stesso tempo non si è rinunciato a far passeggiare i ministri per le città, a fargli visitare luoghi storici e archeologici di grandissima importanza e a coinvolgere la cittadinanza. Abbiamo utilizzato principalmente personale del Ministero degli Affari Esteri, che è tradizionalmente il ministero che si occupa dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, ma abbiamo coinvolto anche tanti giovani e tante realtà professionali che hanno dato un contributo enorme. La presidenza del G7 è innanzitutto un esercizio politico. Il paese che esercita la presidenza ha la leadership sulla scelta dei contenuti, sulla scelta delle linee strategiche e sulla scelta dei temi da dibattere di politica internazionale. Però allo stesso tempo è un contesto attraverso il quale il paese che ha la presidenza si deve dimostrare all'altezza dell'organizzazione di eventi tanto complicati e tanto articolati. Io credo che siamo riusciti a farlo nel miglior modo possibile, con grandissima efficienza, con grande efficacia e in un contesto di straordinaria bellezza. Questo è stato forse il nostro valore aggiunto.